Buongiorno, oggi partiamo da Mansilla dell'As Mulas e andiamo in direzione León, finalmente, grande città. Dovremmo aver superato questa parte un po' noiosa di campagna. Questa sera, ieri sera, l'albergo è normale, piccolino, privato, gestito da una coppia di ospitalieri, molto gentili. E ci hanno messo a disposizione la cucina, qualcuno si è preparato qualcosa, io mi sono fatto una bella pasta giusto per ricordare i sapori di casa e ottimo così. Colazione a donativo, pane, burro, marmellata, base ma buono. Il paesino di Mansilla si è rivelato alla fine meglio di tutti quei micro villaggetti che abbiamo passato per ora. La più grande, l'architettura un pochino più elaborata, ci sarebbe anche un museo etnografico, ma vabbè, che lo lasciamo stare. Comunque ora direzione León, sono curioso di vedere la cattedrale e niente, tappa non lunga, dovremmo essere sotto i 20, partenza erano le 7:30 più o meno. Visto un termometro segnava 10 gradi, ecco perché la maglia ci vuole, quindi si va, ci vediamo dopo, ciao. Nessuno ha risposto sul gatto bus, vi do un altro indizio: Miyazaki. Prossimo paesino si chiama Villamoros de Mansilla, già Villamoros del Real Camino Francés, così poi l'hanno un po' accorciata. Sorge sull'antico villaggio romano di Lancia, in cui avevo visto qualche cartello e pensavo fosse un concessionario o un ex stabilimento della Fiat, e invece no, erano i romani. Si prosegue. Se volevate un trattore, questo è già venduto. In arrivo a León, qua sotto. Spunta anche la cattedrale. E sorprendentemente, nonostante siamo in città praticamente, non manca il campanile con le sue brave cicogne. Cattedrale di León, gotico, il migliore esempio di gotico in Spagna, gotico maturo, dice Wikipedia. Costruita, iniziata nel 1200 e finita 2 secoli dopo. Ora apre un po' più tardi, quindi verso le 3 andremo a fare il giro interno. E nel frattempo gironzoliamo attorno. A dopo!
In attesa che apra la cattedrale, questa è Casa Botines, realizzata da Gaudì in stile neogotico. E questa è la basilica di San Isidoro, che sembra aperta, per cui andiamo a curiosare. Eccoci dentro la cattedrale, l'impatto è spettacolare. Siamo nel chiostro attiguo alla cattedrale, veramente spettacolare, bellissimo. Ci sono 1800 metri quadrati di vetrate, seconda forse solo alla cattedrale di Chartres. E nel 1850 o giù di lì ha subito un restauro importante perché era diventata a rischio crollo a seguito della costruzione di una cupola barocca che è stata smantellata, la cattedrale puntellata e quindi rinforzata e ricostruita e riportata al suo antico splendore, alla sua antica purezza che ora mantiene. Anche una gigantesca pala d'altare che copriva le vetrate nella navata principale è stata rimossa, era di periodo barocco, e ripristinata in parte una simile all'originale con alcuni pezzi di quello originale e altri pezzi recuperati. E ora la visione è più unitaria e le vetrate sono di nuovo visibili. Curiosità sulle vetrate: quelle del lato nord sono sui toni più dell'azzurro e non ricevono luce diretta dal sole, mentre quelle sul lato sud sono con toni più caldi. Quelle sul lato sud riguardano il Nuovo Testamento, mentre quelle sul lato nord l'Antico Testamento, e quei personaggi non hanno mai conosciuto la salvezza, ma aspirano ad essa. Questa è la storia che racconta la guida. Comunque, veramente, veramente magnifica. Non per niente è detta la pulcra leonina, cioè la bella di Leone. A domani.